Buongiorno e benvenuti ad ATH. Oggi vedremo come mettere una capezza al cavallo. È un'operazione che facciamo tutti i giorni, ma spesso non viene fatta in maniera corretta. Quindi oggi vedremo in dettaglio come procedere a mettere una capezza di corda, come quella che ha in questo momento Thor. Questa è una capezza d'addestramento che noi produciamo e che viene fatta secondo determinati criteri. Ma vediamo in dettaglio come procedere. Mi sposto in modo da potervi far vedere meglio come dobbiamo procedere. Allora, toglieremo la capezza per prima cosa. Ok. Per prima cosa, come vedete, partiamo da questa posizione. Partiamo con la parte esterna della capezza che trattiene il collo. In questa maniera, se succedesse qualcosa, siamo pronti a prendere il cavallo in qualsiasi situazione. Dobbiamo sempre ricordarci la sicurezza innanzitutto. Dopodiché passiamo la parte sopra il naso, ok, in questo punto, e poi procediamo a chiudere. Guardate bene come viene fatto il nodo. Se la camera mi zooma bene sul nodo, vi faccio vedere come avviene il procedimento. Per prima cosa entriamo nell'asola, ci regoliamo la lunghezza, passiamo bene dietro le orecchie, vediamo che non ci siano dei nodi o degli aggrovigliamenti, controlliamo bene che sia appoggiata sul naso, la passiamo sotto e poi di nuovo dentro. In questo modo otterremo questo tipo di chiusura. Questo tipo di chiusura è un tipo di chiusura sicuro, perché nel caso in cui il cavallo tirasse molto o in un momento di panico cominciasse a cercare di scappare, il nodo si stringerebbe parecchio, ma grazie a questo sistema ci basta sollevare questa asola qua per poter sciogliere nuovamente in maniera facile la capezza. Cos'altro dobbiamo sapere della capezza? Beh, quanto in alto dobbiamo mettere i nodi di pressione? Dipende dal tipo di lavoro che dobbiamo fare. Se dobbiamo lavorare su un cavallo che magari mette la capezza per le prime volte, un puledro per esempio, o un cavallo difficile in cui dobbiamo utilizzare molta pressione sul naso, la capezza ci conviene tenerla con i nodi abbastanza alti, in modo da poter fare molta pressione sul naso, ma allo stesso tempo non andare a rovinare le cartilagini del naso perché sono molto delicate, quindi cercheremo di mettere la capezza alta. Se invece il cavallo conosce già la capezza, già il rispetto della capezza, sa già il lavoro che deve fare, possiamo permetterci di tenerla leggermente più bassa e quindi di appoggiarci con i nodi sui fori nasali. Qui sentirete sul naso dove finisce l'osso e inizia il foro nasale. I nodi dovrebbero coincidere con questa zona qua. Qui riusciamo ad avere pressione e ottenere che il cavallo ceda a quella pressione lì. Questo è l'utilizzo corretto della capezza. Perfetto, per oggi per questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.